Ciao amici di Fungomagia, un saluto da Macinator, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di funghi ipogei, parliamo di tartufi. Tartufi, in questo caso parliamo di un tartufo che ancora mancava nel nostro, reparto video, parliamo del Tuber oligospermum. Il Tuber oligospermum è un tartufo bianchetto, viene chiamato anche bianchetto marzuolo, viene spesso mischiato assieme alle altre molte specie dei bianchetti, che per eccellenza il bianchetto è il Tuber borchi, detto anche bianchetto marzuolo. Ma assieme a queste spesso si trovano altre specie facenti parte sempre della stessa categoria, in questo caso il Tuber oligospermum, che è un tartufo un pochino più raro da trovare, ma nelle nostre coste, nelle nostre aree mediterranee, lo possiamo incontrare spesso e volentieri. Il nostro tartufo in questione viene chiamato Tuber perché è del genere Tuber, che significa tubero, ma in realtà, come voi sapete, non è un tubero, ma è un fungo ipogeo, come vi ho già detto in altri video, e oligum, che vuol dire in greco poco, scarso, spermum sta per spora, seme, quindi poche spore. Questo tartufo qui è presente, come dicevo, in tutte le aree mediterranee perché predilige soprattutto un terreno sabbioso. Questo tartufo è simbionte con le conifere, ma spesso si trova anche sotto quercia, sotto leccio, importantissimo saperlo per chi si vuol prodigare in questa ricerca. Il tartufo in questione si trova, come ho detto, nelle aree mediterranee, quindi in tutta l'Italia, anche in alcune zone della Francia, ma soprattutto nasce in grande quantità in Marocco. Questo fa sì che ci sia una grande importazione di questo tartufo alle grandi aziende che lavorano il tartufo, quindi c'è una lavorazione del tartufo normalmente bianco o bianchetto e viene comunque importato dal Marocco questo tartufo qua. Ora ve lo descrivo un attimino. Il tartufo, come potete vedere, è un tartufo che non diventa di grandissime dimensioni, può arrivare ai 6-7 cm di diametro, quindi non è uno dei tartufi che prende una dimensione più importante, però comunque racchiude in sé un buon sapore e anche un odore particolare. Se lo odoriamo, ha un odore delicato, quasi spermatico, diciamo, un po' come le nostre morchellacee, mentre i suoi fratelli hanno odori ben diversi. Se lo osserviamo attentamente, la sua forma è bitorzoluta, e questo lo contraddistingue dalle altre specie, dai suoi fratelli. Bitorzoluta, ha queste protuberanze che lo identificano in maniera proprio chiara. Il peridio, che quindi è la pelle del nostro tartufo, è molto liscia, è bianca, e può arrivare a diventare anche un avorio quasi grigiastro. All'interno il nostro tartufo, se lo guardiamo, come qua in descrizione, ha praticamente una gleba che viene attraversata dei filamenti sterili molto un po' più spessi e però molto corti. La gleba comunque all'interno ha un colore subito, quando è giovane, quasi biancastra, quindi molto chiara, poi pian piano, come la maturazione, come questo che vi sto facendo vedere in questo momento, che è già un nocciolato un pochino più maturo. Questo tartufo qui all'interno, come tutti i tartufi, quindi parliamo di tartufi ascomiceti, che le loro spore sono contenute dentro delle piccole cellette chiamate aschi. Io continuo a dirvelo perché sono nozioni che magari non avete visto negli altri video, quindi lo dico anche in questi casi. In questo caso, in questa specie, il nostro tartufo ha pochissime
ha pochissimi aschi, all'interno di ogni asco contiene dalle 2 alle 3 spore. Grazie al suo profumo, come tutti i tartufi, il suo profumo viene utilizzato proprio per aiutare, diciamo, la procreazione di altre, diciamo, piante, di altri funghi, grazie proprio al suo profumo, perché viene comunque intercettato nel terreno quando è a maturazione completata da tassi, cinghiali, che chiaramente poi vengono consumate dai nostri animali, per poi, una volta diciamo che questo viene ingerito, gli acidi, diciamo, dell'intestino non intaccano assolutamente le nostre spore e vengono chiaramente defecati lungo il nostro bosco, e quindi questo farà sì che si possano ricreare altre piante dei nostri tartufi. Il periodo in cui ci troviamo chiaramente è il periodo invernale, però quasi alle porte della primavera. In effetti questo tartufo qui viene trovato in base alle regioni, in base al clima chiaramente, dal tardo autunno fino ad arrivare alla primavera. Questo fa sì di poter gustare anche questa specie quando altre specie, magari più nobili, chiaramente queste non si trovano, e però questo lo si può consumare con dei bellissimi piatti, magari anche crudo, oppure alcuni vogliono anche cucinarlo, ma io i tartufi a peridio sottile consiglio sempre di consumarli crudi, quindi su un bel piatto di tagliolini o veramente su delle uova strapazzate, è veramente eccezionale. Il sapore di questo tartufo è un sapore che a cottura fa andare via quell'odore spermatico, ma lo rende un sapore molto dolciastro, quindi è un tartufo che è veramente piacevole al palato. Bene, siamo giunti alla fine di questo video, spero di essere stato esaustivo. Vi ho detto un pochino, diciamo, un'infarinatura di questo tartufo, ma sicuramente dei suoi fratellini, del nostro tartufo bianchetto, ne esistono parecchie specie che, ripeto, quando uno va ad acquistare un tartufo bianchetto, quindi si aspetta un tuber borchi, spesso, se noi dovessimo avere una buona esperienza, andarlo a odorare, guardare la conformazione del peridio, guardare la polpa, le nostre, diciamo, marmorizzazioni all'interno, ci rendiamo conto che stiamo assaggiando, stiamo consumando un tartufo che non è il tuber borchi. Come ripeto, ce ne sono parecchie specie che spero in qualche maniera adesso di potervi poi pian piano descrivere uno per uno. Io vi abbraccio, vi do appuntamento alla prossima battuta di funghi. Un abbraccio dal mondo di Fungomagia, ciao da Macinetto.